Eccoci qui ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale pre-partita di Napoli-Salernitana, sfida che potrebbe consegnare lo scudetto ai nostri azzurri, sempre se la Lazio perde a Milano e noi vinciamo con la Salernitana, perché stiamo comunque facendo i conti senza l'oste, dobbiamo ancora giocare la partita, dobbiamo ancora vedere la Lazio che fa, però c'è fervore scudetto in città. Ho appena letto che non ci sono nemmeno gli alberghi disponibili per quanto riguarda la Salernitana e il Napoli, che fanno questa sorta di pre-ritiro, ovviamente prima di andare al Maradona. Si ritrovano in albergo, ma correggetemi se sbaglio, a me sembra una cosa organizzata male forse, però dicono che non ci sono alberghi disponibili e la Salernitana partirà domani per arrivare direttamente al Maradona a giocare la partita. Era una cosa che ce la si poteva aspettare, era una cosa ovvia che la città si riempisse di napoletani arrivati dal nord Europa, arrivati da tutta Italia, per vivere una delle giornate più importanti della storia della società, il terzo scudetto che potrebbe arrivare nella partita con la Salernitana di domani, aspettando Inter-Lazio. Ovviamente giochiamo dopo Inter-Lazio perché la partita è stata spostata, le polemiche ci sono già state, non voglio ritornarci perché ho già fatto un video sul canale e ho detto la mia, per me non si doveva spostare praticamente niente, ma sono qui ad andare ad analizzare un attimo le probabili formazioni e vi dico secondo me che partita può uscire domani. Allora, considerando che non do niente per scontato e per me la Salernitana bisogna affrontarla con lo stesso piglio, come se tu fossi a inizio campionato e le devi vincere tutte, perché sottovalutare in questo momento soprattutto la squadra di Paolo Sosa sarebbe l'unico errore da non fare. Le probabili formazioni: il Napoli, lo si è già detto, schiererà i titolarissimi senza Politano e Mario Rui, ovviamente infortunati, però Meretti, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Olivera, Anguissalo, Botti e Zielinski a centrocampo, Lozano, Osimhen e Quara la linea offensiva. Non, ovviamente non avrei chiesto niente di diverso né a Spalletti né a nessuno, perché è una partita importantissima che può consegnare la matematica, quindi ti devi presentare per forza con l'11 titolare. Poi a partita in corso si vedrà se hai bisogno di un Elmas, se hai bisogno di un Dombelé, se il centrocampo ti rende o viene chiuso lo botte che devi trovare delle alternative, perché comunque da un paio di mesi a questa parte molte squadre stanno riuscendo a trovare un'altra S, stanno riuscendo a trovare le contromisure per arginarci almeno un minimo, quindi mi aspetto che sia una partita, non voglio dire chiusa come quelle che abbiamo fatto con Juventus e Inter Milan, scusate, però un 30 minuti di partita attendista, tra virgolette, me li aspetto, perché la Salernitana, se vuole fare risultato o se vuole prendere qualche punto dal Maradona, l'unica cosa che deve fare, non si deve disunire e attaccare il Napoli a viso aperto nei primi 20 minuti, perché se affronti il Napoli che ha il solito quarto d'ora ai quali ci è abituato, rischi di prendere un paio di gol subito. Quindi credo che Paolo Sosa, dalla sua esperienza e da tutto ciò che sta raccogliendo nell'ultimo periodo, sappia cosa fare. La Salernitana, a me l'unica cosa che non che mi fa paura, attenzione, non è una paura, l'unica cosa che mi tiene un attimo frenato è anche il portiere della Salernitana. Ochoa sta facendo un campionato stratosferico. Tra i pali, secondo me, non voglio dirla proprio grossa, però tra i pali in Serie A siamo dietro, secondo me siamo quasi sul podio, a livello di parate effettuate, a livello di balzi, è una reattività che fanno invidia ad un ventenne.
E poi Ochoa è quel portiere che sa comandare la difesa, parla, discute con la linea difensiva, riesce a richiamare le marcature, completo come portiere. Forse l'altezza, gli vogliamo dare l'altezza come punto in meno, però alla fine se sei agile e sotto la traversa ci arrivi con i balzi, l'altezza conta, ma relativamente. Detto questo, la Salernitana è una squadra che con la cura di Paolo Sosa ha ritrovato compattezza, ha ritrovato quadra a centrocampo soprattutto, riesce ad offendere un tantino in più di prima e non prende le solite imbarcate difensive che ha preso a inizio campionato prima dell'arrivo del portoghese. Quindi partita secondo me difficile sulla carta come lo sono tutte a prescindere, però altrettanto difficile perché è un derby, altrettanto difficile per i risultati che sono usciti ieri. Il Lecce ha vinto, lo Spezia ha perso, il Verona vincendo la partita potrebbe andare sopra lo Spezia, si è riaperta del tutto e si è infuocata la zona retrocessione, quindi 33 punti della Salernitana non sono pochi, perché ti ritrovi comunque adesso al momento a 7 punti dal Verona, però diventano pochi nel caso il Verona vince e la lotta a retrocessione comincia ad essere infuocata, quindi troveremo una Salernitana anche motivata da questo punto di vista e che sicuramente non ci stenderà il tappeto rosso a dire ecco qui ragazzi, andate a vincere lo scudetto, come è giusto che sia, perché io sono un realista e credo che le partite vadano giocate tutte senza fare questi pronostici. Abbiamo vinto a marzo, abbiamo vinto ad aprile, lo vinciamo il 4, lo vinciamo. No, tanto è vero che nel video che ho fatto per quanto riguarda l'aver rimandato la partita perché per motivi di ordine pubblico è stata spostata a domenica, nel video che ho fatto ieri dico testuali parole, per me non andava spostato niente al di là dell'ordine pubblico, per il semplice fatto che è anche bello nel calcio poter aspettare il giorno dopo in base al risultato della partita che si giocava poi il sabato. Noi avremmo giocato il sabato, vincevi la partita di domani, di oggi, poi tra virgolette perché oggi è sabato, domani ti aspettavi tranquillamente Inter-Lazio. Finita la partita, in base al risultato di quella partita, scendevi, gioivi, facevi festa. Perché le motivazioni per l'ordine pubblico per me sono relative. Sono relative perché avresti dovuto spostare tutto il calendario. Perché non lo sai se domani arriva la matematica, se dovesse arrivare con un Udinese-Napoli la matematica, poi dici sì, ma Udinese-Napoli si gioca a Udine. Si gioca a Udine, ma credete che poi si gioca a Udine e allora Napoli vince lo scudetto matematico con il Napoli a Udine e la città non insorge e comincia a festeggiare, no? Aspettiamo poi che teniamo la partita in casa. Non credo e non credo che sia proprio tutto motivo di ordine pubblico. C'è dell'altro, è una situazione che è stata gestita, l'ennesima quest'anno in Serie A gestita male, ma non ci voglio ritornare perché ho fatto il video, lo trovate caricato sul canale, sempre Forza Napoli ragazzi, questo era quanto per quanto riguarda questo pre-partita e speriamo di vivere un match bello da vedere e senza partite dove non riusciamo a mantenere gli occhi aperti e prendiamo sonno davanti allo schermo. Sempre Forza Napoli, ciao!